Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Eccoci di nuovo qui per la seconda parte dell'avventura. La situazione si fa sempre più interessante. Magari facciamo un mini briefing e chi non ha visto la prima parte, mi raccomando, andatela a vedere. Dunque, la missione che c'era stata data dalla challenge era la 1597. Beh ragazzi, è qua. Che dire di questa missione? Anzi, che dire dell'immagine di questa missione? E qui anche io devo chiedere immensamente scusa per non essermene accorto prima. Non vi viene in mente niente guardando questa immagine? Dai ragazzi, è un chiarissimo omaggio a Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta, quando Indy, proprio all'inizio del film, all'interno del tempio, fa lo scambio con la statuetta, e non a caso la missione ci richiede di trovare un oggetto di un discreto valore. Questo è un easter egg clamoroso. A me queste cose qua fanno andare giù di testa. Chissà quanti easter egg sono presenti nel gioco e chissà quanti magari ne scopriremo insieme. Ma andiamo avanti. Dicevamo quindi che la missione ci richiede avere almeno un oggetto con un valore di 15 monete o più nella griglia o nella riserva. A proposito della griglia e della riserva, volevo un attimino sprecare due parole a riguardo perché mi è stato chiesto. Se noi andiamo a riprendere il nostro personaggio, come vedete c'è sulla sinistra quel simbolino che rappresenta uno spazio di una carta con un più in mezzo. La nostra griglia è composta dal nostro personaggio e da 8 carte che possiamo tenere nella nostra, diciamo, zona attiva, chiamiamola così. La griglia corrisponde alla nostra zona attiva, quindi 8 carte che possiamo sfruttare. Questo simbolino con il segno più ci consente di poter trattenere nella nostra riserva, quindi fuori dalla griglia, una carta aggiuntiva. Nelle mie avventure mi è capitato qualche volta di imbattermi in carte di tipo veicoli piuttosto che animali che mi consentissero di ampliare quella che è la nostra riserva, la mia riserva. Al momento nella riserva possiamo tenere solo una carta. Vedremo nel corso della nostra avventura. Le carte nella riserva sono carte che non sono attive, quindi non possiamo sfruttarle per piazzare i nostri dadi. Ma diciamo che sfruttando anche quella che è l'abilità del nostro personaggio, possiamo trasferire una volta per turno una carta dalla nostra griglia, dalla nostra riserva alla nostra griglia. E poi ci saranno, credo, anche altri modi di fare questo tipo di transizioni, di spostare carte. Vedremo se ne avremo la necessità. Durante il corso dell'avventura ci siamo imbattuti in 2 destini. Il primo l'abbiamo trovato in un luogo e ci chiede di trasmettere un segnale da 3 differenti torri. Ci chiede di tenerne traccia posizionando i cubetti sulla carta destino qualora noi fossimo in grado di riuscire a lanciare questi segnali. Al momento non ci è capitato di intravedere nulla che ci consentisse di salire sopra una torre una torre e lanciare il segnale. E poi nell'ultimo luogo, il 491, ci siamo proprio lasciati in questo luogo dove noi abbiamo ritrovato i resti distrutti di un'astronave, di un'astronave. Abbiamo fatto un'azione ricerca, un'azione viola, e siamo riusciti a, vediamo se la riesco a ritrovare, eccola qua. Siamo riusciti a guadagnare un altro destino, il 1605. Il destino 1605 ci chiede di ritrovare
così come abbiamo fatto, i resti distrutti dell'astronave, di ripararla e aggiornarla, ripararla a tal modo da farla ritornare completamente funzionante. Questo tipo di azione noi lo possiamo fare effettuando un'azione verde di tipo repair, anche diciamo in una location diversa da quella dove siamo adesso, la 491. Ed è proprio qua che riprendiamo la nostra avventura. La sfida è tutt'altro che finita, chissà cosa ci aspetterà nelle prossime location. Se riusciremo a completare questi obiettivi, scopriamolo insieme in questa seconda parte. Ok, allora dicevamo che possiamo eseguire un'altra azione in questo luogo, quindi perché non provare a riparare almeno la prima volta questi rottami. Allora, rifacciamolo qua. Logo 491, azione verde, riparare l'astronave, richiede 3 dadi. Io direi che paghiamo 2, anzi, paghiamo 1 e lanciamo 2 dadi. Usiamo questo perché se no ci manda tutta la roba in giro. Ok, uno qua. E leggiamo. Dopo aver rattoppato una piccola parte dell'astronave distrutta, ti rendi conto di quanto grande sia il compito che ti sei creato. Guadagna il destino 1605, ce l'abbiamo già, posizionalo al centro, guadagna un boost. Puoi fermarti o continuare con la riparazione. A questo punto però, se continuiamo, la riparazione ci costa 5 per saldare i pezzi in qualcosa di più coeso, ma comunque non funzionante. 5 dadi sono tantini, sono tanti. Proviamo a spendere uno di questi e a lanciarne 4. Uno va qua. 1. Torna lì dov'era. 1 lo mettiamo qui, prendiamo un boost, così completiamo anche la carta esperienza, e l'ultimo dado, il morale, lo rilanciamo, direi. Benissimo. Continua. Fai un passo indietro e ammiri il tuo lavoro. Questa parte dell'astronave è ermetica, ma il compito più difficile rimane, perché l'astronave, sia anche solo semi-operativa, devi ricablarla e riparare l'alimentatore. Guadagna un morale, molto bene, e un token verde. Puoi fermarti o continuare con un aiuto riparazione, però di costo 7, per ottenere un'astronave parziale. Poi leggi il risultato. No, direi che 7 dadi sono eccessivi al momento, quindi vedremo più avanti. O vogliamo provare? 7 dadi meno 1, 6. Sono veramente tanti. E qua rischia, potremmo rischiarcela. Allora, paghiamo 1. Rimettiamo tutti i dadi qua. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
1, 2, questo va qua, questo va qua, questo va qua e questo va qua. Mamma mia, che culo. Le luci si accendono e il tuo cuore canta mentre la nave fluttua da terra. Guadagna il veicolo 1434. Abbiamo riparato l'astronave, signori. E per risolvere il nostro destino 1605 dobbiamo fare in modo di upgradare l'astronave in un veicolo avanzato perfettamente funzionante. Per far questo noi dobbiamo pagare un boost potenziamento da questa carta e fare un lancio da 9 dadi, che non è poco, però intanto abbiamo un'astronave, ce la mettiamo qua. Attenzione perché però non credo che sia l'astronave considerata un oggetto, bensì è un veicolo, perché altrimenti avremmo anche completato l'obiettivo, ma non sarà così facile. A questo punto andiamo alla ricerca di qualcos'altro, quindi lasciamo il nostro luogo e ci dirigiamo verso nord. Andiamo verso nord. Partiamo dal 491 e andiamo verso nord. Un lancio di 4 dadi per passare attraverso la palude. Direi che paghiamo un token abilità e lanciamo 3 dadi, 1, 2 e 3. Questo direi che è finito così a metà, lo rilanciamo, tanto questo va qua e questo lo rilanciamo. Non vuole andare dentro, ma eccolo lì. Incredibile. Allora, la palude, lo stagno può essere poco profondo, ma impari presto a testare ogni passo per evitare di tagliarti i piedi sul relitto. Vai nel luogo 350. L'acqua dello stagno si sente, diciamo così, scorrere all'interno di una caverna scura. Qua possiamo costruire qualcosa, possiamo urlare, possiamo esplorarla, stringerla. Vediamo che cosa fare. Ecco, innanzitutto una cosa fondamentale, avevamo completato la nostra carta esperienza, che ci dice che alla fine del turno noi possiamo decidere, diciamo così, alla fine del turno possiamo decidere di perdere questa carta e guadagnare un token verde e uno rosso. Possiamo poi rimpiazzare il nostro personaggio trasferendo i suoi token con il 1445. Allora, prima di decidere se disfarci di questa carta, no, perché questo lo dobbiamo decidere prima di fare la scelta. E perché dovremmo disfarcene? Perché non ci servirà più, ma io direi che al momento la teniamo. Quindi questa la teniamo qua. E andiamo a sostituire il nostro personaggio con il personaggio 1445. Ci dice che ignoriamo i danni da calore, tanta roba. Poi possiamo spendere un boost potenziamento per rilanciare uno dei nostri dadi fino a che il risultato non cambia. Trattiamo tutti
i dadi con il risultato freccetta che ritornano alla challenge dice pool come un risultato cioè che ci fa tornare il dado nella challenge dice penalty, o trasferisci una carta della riserva alla griglia. Molto buono. A questo punto esplorare sicuramente può essere una cosa buona. Proviamo a esplorare. Allora, esploriamo l'ingresso della caverna e per farlo dobbiamo lanciare 4 dadi. Allora, questi tornano tutti qua, questo qua e lanciamo 4 dadi. Allora, vediamo un po'. Questo lo possiamo mettere qui e guadagnare un boost qua. Poi abbiamo questo che torna qua. Il cuoricino lo possiamo andare a mettere qui sopra e guadagniamo un bel token qua, e questo cuoricino lo possiamo andare a mettere qua. Molto importante il fatto di poter spendere anche 3 boost su questa carta per poter guadagnare tempo. Non male, anche perché la caratteristica del tempo è quella che fino ad oggi ho avuto più difficoltà a trovare il modo di ripristinarne un po'. Andiamo avanti a leggere. Mentre i tuoi occhi attenti si abituano all'oscurità, raggiungi una barriera che richiede ulteriore attenzione. Vai alla grotta 029. Attenzione. La barriera della caverna. Raggi laser ti bloccano dal procedere in profondità. Tra le variazioni che noi abbiamo a disposizione abbiamo l'esaminare, modificare, raccogliere. C'è sempre questo squeeze che non so a cosa si possa riferire. Distruggere. Distruggere potrebbe essere una scelta, perché non vedo altre scelte ponderate. Andiamo a leggere e vedere cosa succede. Distruggiamo le pietre intorno all'entrata della caverna. Ragazzi, vi chiedo scusa, ma non so cosa sia successo. Avrei dovuto lanciare 3 dadi in questo frangente, ma ho saltato di netto l'azione. Mi ricordo che, e probabilmente questo è il motivo per cui non l'ho fatto, perché davo per scontato il successo e di passarla liscia, indenne, così l'azione, perché avrei voluto spendere i 2 token rossi che ho in basso e quindi mi sarebbe rimasto un dado da lanciare. Qualsiasi fosse stato il suo risultato, l'avrei posizionato sulla carta veicolo. Non inciderà sulla partita perché i 2 token rossi me li porterò fino alla fine senza mai usarli. I laser provengono molto più in profondità nella roccia di quanto tu possa raggiungere, e i tuoi tentativi di forza bruta falliscono. Aggiorna fino a 2 dadi di sfida dalla griglia e continua. Quindi aggiorna fino a 2 dadi vuol dire che dobbiamo ripristinare un dado, credo. I nostri sforzi non sono serviti a niente e possiamo continuare, quindi possiamo decidere di fare un'altra azione. Esaminare. Proviamo l'azione arancione. Lancia dadi X, quindi dobbiamo decidere noi il numero di dadi da lanciare. Non è che abbiamo la possibilità di mitigare molte azioni, quindi io direi di fare un 3. Sto giro ci è andato abbastanza maluccio. Allora, questo lo possiamo mettere qua e guadagniamo un token.
Poi direi che possiamo andare a fare un reroll dei nostri dadi. Quindi paghiamo 2. Morale e cuore. Allora, sono riusciti, quindi noi possiamo continuare a farlo finché i risultati non cambiano. Il morale è cambiato, noi questo dado però lo trattiamo come un negativo e il cuore continuiamo a ritirare finché non cambia. Perfetto. Sarà un ti concentri diventando un tutt'uno con la caverna. Parla a te, rivelando il prossimo passo del tuo percorso. Lancia X dadi di abilità. Ah, ok. Ottieni tutte le abilità di un tipo dai risultati. Puoi continuare con un'azione corrispondente al risultato. Allora, siccome ci dice lancia X dadi, immagino che X lo dobbiamo pareggiare con il numero di dadi che noi abbiamo lanciato prima. Quindi, siccome noi abbiamo lanciato 3 dadi, prendiamo 3 dadi abilità e lanciamo 3 dadi abilità e vediamo cosa ci esce. Perfetto, siccome ci dice ottieni tutte le abilità di un tipo dei risultati, otteniamo un token verde, un token azzurro e un token giallo. E a questo punto direi che ce ne ritorniamo da dove siamo venuti. Quindi lanciamo un dado e ci spostiamo, torniamo nel 350. E da qua adesso direi che continuiamo il nostro viaggio verso est. Prendiamo un altro dado, oppure potremmo andare a vedere anche quel raggio di luce. Proviamo ad andare a nord, verso il 369. Allora, questo lo possiamo mettere qua. E andiamo al 369. Se questa è la tua prima visita in questo posto, perdi una skill, poi dopo vai al 350, al 370 o al 670. Riesci a malapena a distogliere lo sguardo da questa creatura di legno elementale terrificante. Questa è la nostra perdita qua, noi perdiamo una skill e poi decidiamo di se andare al 350, quindi a sud, a est o a ovest. Dove andiamo? Andiamo a ovest, anzi a est, verso il 370, però prima dobbiamo definire quale skill per perdere. E te pareva? Perdevamo proprio il blu. Andiamo al 370 ed eccoci qua. Una sorgente naturale alimenta un ruscello. Potremmo decidere di pescare, che magari portarci dietro qualche esca, in un caso come quello di prima, ci potrebbe tornare utile. Azione di tipo rosso, lancia 3 dadi per pescare. Proviamo a lanciarne 3. Vediamo se siamo fortunati.
Allora, un cuore lo possiamo mettere qui. O una morale lo dobbiamo pagare e il cuoricino lo paghiamo, lo rolliamo ed è uscito il tempo. Allora, lancia 3 dadi abilità fino a 3 volte, tirando sempre tutti i dadi. Tira un dado extra se paghi un massimo di un boost da un cibo o da una flora. Non ce ne abbiamo noi. In base al numero di overpower nei risultati finali ottieni quanto segue. Quindi noi dobbiamo lanciare 3 dadi 3 volte consecutivamente e contare quanti risultati rossi ci escono. Nessuno. 1, 2 in tutto. 2. Prendi un pesce di media taglia, guadagna una salute e un potenziamento. Ok, va bene. Andiamo a nord. Andiamo a nord. Allora, ripristiniamo tutti i dadi. E ci muoviamo verso nord. Altri 3 dadi per andare attraverso il ruscello. Questo va qua, questo va qua e questo va qua. E andiamo leggiamo prima cosa ci dice. Il ruscello è poco profondo, ma pieno di rocce scivolose. Un bel sorso dell'acqua fresca ti rigenera prima di raggiungere la cima della collina. Guadagni una salute e arriva al 300. Direi che l'esplorazione sta procedendo abbastanza bene. Dobbiamo cercare un attimo di recuperare un po' di tempo e stiamo andando abbastanza bene. Allora, cosa ci dice? Intanto perdiamo una vita. Ah, ecco perché ci perdiamo una vita. Allora, un animale trascina il suo lungo collo attraverso il passaggio, colpendoti sulla mascella. Non riesco a capire questo animale da dove provenga, da dove sia. Forse questa cosa in mezzo che si vede. Non so. Va bene, cosa fare in questo luogo? Proviamo a osservare e a capire che cosa ci abbiamo davanti. Osserva l'animale. 3 dadi. Questo va qua. Questo va qua. E abbiamo riempito il nostro cristallo. E questo cuoricino lo possiamo mettere qua in alto. E abbiamo 2 buste anche qua. Ah, ecco cosa ci dice questo. Ci dice l'animale in questo momento ti è leale. Rimpiazza questa carta con animale 1000, questo animale con l'animale 1118. Quando è piazzato metti sopra un segnalino. Ah, possiamo pagare un boost potenziamento per guardare una location adiacente alla nostra o il costo
delle azioni in movimento per andare nelle location adiacenti alle nostre, segnalate con il simbolo dell'asterisco. Interessante. Quindi abbiamo lanciato i nostri 3 dadi, abbiamo avuto successo e leggiamo la risoluzione dell'azione. All'inizio è difficile vedere, ma quando la bestia si ferma per respirare, puoi vedere una grande spina che le irrita l'occhio. Può essere difficile guarire l'animale senza prima calmarlo o immobilizzarlo. Guadagna un boost giallo e uno rosso. Potete continuare. Quindi, allora, andiamo un attimo a rileggere senza prima calmarlo o immobilizzarlo. Allora, può essere difficile da guarire senza prima catturarlo. Quindi noi a questo punto quali scelte abbiamo a disposizione? Perché se andiamo direttamente a fare un heal potrebbe essere che non riusciamo. Quindi o lo catturiamo, o lo convinciamo, o lo sottomettiamo con l'azione rossa. Però sottometterlo potrebbe avere qualche conseguenza. Direi che potremmo provare o a convincerlo o a catturarlo a questo punto, per poi guarirlo. Proviamo a catturarlo. Cinque dadi. Direi che sprechiamo queste e lanciamo 3 dadi. Questo va qua. Dunque, questo lo mettiamo qua. Guadagniamo un boost. Non abbiamo altri spazi gialli, quindi dovremmo perdere un morale, ma io non ci sto. Quindi rilanciamo il dado, se n'è andato in giro. Un altro morale, un cuore. Ok. Ok. Ti lanci sul collo dell'animale e ti aggrappi finché non si stanca. Ottieni l'animale 841. Ed eccolo qua, il nostro animale 841. Allora, dato che noi adesso abbiamo, questa carta, 1, 2, e un token 3, ma sono sempre tanti, però vabbè, possiamo provare a fare una cosa. Allora, possiamo provare a rifinire questo metallo. Quindi noi paghiamo 3 boost potenziamento per scendere da 5 a 3 e rifinire in una gemma. Vabbè, intanto questa sta lì perché non l'abbiamo ancora data via, quindi vabbè, dobbiamo comunque in ogni caso ripristinare tutti i dadi. Ne prendiamo 3. Uno può andare lì, uno può andare lì e sono 2. Vediamo un po' cosa ci esce. Allora, 1 lo mettiamo qua, 1 lo mettiamo qua e questo se ne torna qui. E abbiamo rifinito la nostra gemma. Andiamo a scambiarla con la 1161. Cioè con la 1167 volevo dire. 1100. Ok. Abbiamo fatto un upgrade. Possiamo poi ancora rifinirla in un amuleto. Intanto il suo valore aumenta decisamente.
Bene, bene. Abbiamo ottenuto anche un companion. Ok, adesso ci spostiamo. Allora, noi abbiamo una missione che ci dice di lanciare segnali da delle torri. E qua, adesso potrebbe essere un faro più che una torre, però io dico che potrebbe valere la pena di andare a vedere cosa c'è. Quindi andiamo verso nord. Noi l'abbiamo letto prima, abbiamo la possibilità di pagare un boost per vedere il costo di una di queste azioni. Quindi, volendo andare a nord nella location 300, andiamo a vedere cosa ci costa. E ci costa 5. No, perché ci dice che andiamo verso nord intorno all'animale evadendolo, ma se l'animale non è più un ostacolo, non è più un ostacolo perché sta con noi, riduciamo il costo di 1, quindi noi dovremmo pagare 4, che comunque non sono pochi per andare a nord. Non sono per niente pochi, quindi io direi di evitare la cosa. Lanciamo un dado e andiamo a est. Ok. Paghiamo subito istantaneamente 3 di questi per aumentare di 1 il tempo. E andiamo alla location 301. Allora, bellissima immagine anche questa tra l'altro. I peli sul tuo braccio si rizzano mentre diversi esseri senzienti, luminosi, ti passano accanto. Uno si ferma vicino a un obelisco, percependo la tua presenza. Ecco, in questo luogo noi possiamo fare un'azione still. Allora, questa nostra carta abilità ci dice che facendo un'azione still, anzi noi standard paghiamo 3 dadi per fare un'azione still e guadagniamo il risultato di un'azione still. Così diciamo velocemente e di soppiatto che possiamo continuare a fare altre azioni nella stessa location. Ok, quindi facciamo un'azione still, paghiamo 3 dadi, quindi lanciamo 3 dadi, questo va qua, questo se ne torna qui, questo lo mettiamo qui e guadagniamo un boost e andiamo a leggere cosa ci dice. Scendi lentamente la montagna aspettando che i senzienti se ne siano andati. Al centro del cerchio trovi i resti di alcune armature. Ottieni l'oggetto 974. Potresti pagare un boost per andare a nord fino al 306. Allora, intanto prendiamo il 974. Sperando che sia un oggetto che vale. È un'armatura leggera, ma possiamo craftarla in un oggetto avanzato. Ok. Abbiamo completato la nostra griglia. Completando la nostra griglia, automaticamente abbiamo il destino 1705. Ok, che è un destino che ci dice qualora un giocatore alla fine del suo turno
Sì, quando un giocatore finisce il suo turno può aggiungere un token su questa carta. Se lo fa, guadagna un boost potenziamento sul suo personaggio. Il gioco finisce se ci sono 6 token su questa carta. Vabbè. Va bene. Allora, noi possiamo continuare a fare le azioni oppure possiamo pagare un boost per andare a nord fino al 306 e io direi di sì. Paghiamo un boost e andiamo a nord. Beh, ma che meraviglia! Mentre ti trovi in cima alla collina, un frammento viola radioso sporge da una piccola isola. Attenzione ragazzi, potremmo essere arrivati nel posto giusto. Questo frammento viola potrebbe essere quello che cerchiamo, un oggetto di grande valore, o quantomeno lo spero. Tra le azioni che abbiamo disponibili, sicuramente la prima cosa verso quale rivolgo il mio interesse è estrarre questo frammento, ma ho paura che potrebbe essere non così semplice. E al momento abbiamo la possibilità di piazzare anche qualche dado sulle carte facendo un'azione viola, quindi potremmo prepararci e vedere a cosa andiamo incontro. Andiamo sull'applicazione e scopriamo insieme che cosa succede. Andiamo a fare un'azione di tipo viola sul luogo 306. Prepariamoci ad estrarre il frammento. Ottimo, proprio quello che vogliamo noi. Lancia 3 dadi. Quindi lanciamo 3 dadi. Perfetto, allora questo lo mettiamo qui. La clessidra la mettiamo sulla nostra carta giocatore e il cuoricino lo andiamo a posizionare direi qui. Perfetto. E andiamo a leggere la risoluzione. Noti con attenzione che le 5 isole galleggianti più vicine sono tutte posizionate in vista chiara dello shard. Scegline uno, ottieni una abilità casuale e una abilità a tua scelta, aggiorna tutti i dadi sfida da una riga della tua griglia, oppure ottieni un boost su ogni carta in una colonna della griglia. Continua. Diciamo che, come avevamo immaginato, probabilmente estrarre il frammento non è una cosa così facile e scontata e quindi anche fare un'azione in preparazione ci fortifica, dandoci la possibilità di aggiungere un'abilità casuale e un'abilità a nostra scelta, oppure aggiornando in questo caso i dadi sfida da una riga, quindi liberando gli spazi dei dadi da una riga della griglia, oppure ottenere un boost su ogni carta in una colonna della griglia. Questo ci fa pensare che probabilmente, una cosa che io non ho fatto, bisogna anche ragionare sul posizionamento delle carte nella griglia quando vengono messe. Bisogna ragionare e pensare che nel gioco potremmo avere la possibilità di scegliere di prendere dei boost magari su una riga o su una colonna. In questo modo il posizionamento potrebbe darci qualche vantaggio in più. A questo punto io direi che scelgo quelli di potenziare le carte nella colonna sinistra con un boost in modo tale da poter presto magari andare a rifinire il cristallo se ne avremo la possibilità e a mettere un boost sul nostro veicolo che quando avrà 3 boost ci permetterà di guadagnare
un valore tempo che non è male. Quindi andiamo a posizionare i nostri 3 boost. A questo punto noi possiamo continuare, perché ce l'ha detto la risoluzione dell'evento dell'azione precedente, quindi possiamo andare a fare un'altra azione. A questo punto, dopo esserci preparati, siamo obbligati ad andare a estrarre il frammento viola dall'isola. Anziché andare a estrarre il cristallo con l'azione gialla, che potrebbe essere più difficile di quello che penso, anche perché non ho token abilità gialli che mi fanno abbassare il numero di dadi e non ho molti spazi da poter usare sulle carte per poter mitigare eventualmente dei dadi sfavorevoli, quasi quasi ci entro con la forza. Faccio un bel ride, un'azione rossa, che nel caso mi richiedesse un numero di dadi molto elevato posso abbassare con i 3 token rossi, e ho qualche spazietto rosso per mettere i dadi, quindi sì, procediamo con un ride. Andiamo sull'applicazione, scegliamo l'azione rossa sul luogo 306, facciamo un ride sull'isola, 3 dadi. Mi aspettavo un numero di dadi più elevato. Molto bene. Molto molto bene. A questo punto direi di non usare neanche i token abilità rossi, andiamo direttamente a lanciare 3 dadi e vediamo che cosa succede. Ne ho solo 2 a disposizione, quindi rimettiamo tutti i dadi a posto, ci liberiamo un po' di spazio. Bene, dai, siamo stati fortunati. Questo torna qua e il morale, possiamo sfruttare lo spazio rosso sulla carta veicolo e ce lo mettiamo qui e andiamo a leggere. Quindi torniamo sull'applicazione e vediamo se la nostra strategia paga. Mentre stacchi il frammento dalla sua base, le 5 isole fluttuanti si muovono con straordinaria grazia e ti colpiscono una alla volta. Tira 3 dadi abilità e ottieni tutti i risultati di Overpower. Perdi una salute a meno che tu non paghi un Overpower. Ottieni l'oggetto 1216. Immaginavo che non sarebbe stato così facile estrarre questo cristallo, questo frammento. Andiamo a lanciare i nostri 3 dadi abilità e vediamo che cosa esce. Nessun simbolo rosso e direi che paghiamo volentieri un token rosso per non perdere un valore di vita. E andiamo a prendere l'oggetto 1216 nella speranza che sia un oggetto di un discreto valore. Oh, bella storia, mi sa che ce l'abbiamo fatta questa volta. Ecco qua il frammento e neanche a farlo apposta vale esattamente $15, esattamente il valore che noi stavamo cercando. Quindi questo ci permette di raggiungere l'obiettivo della nostra missione principale. Andiamo un attimo a riprendere la nostra missione ed ecco qui che abbiamo finalmente trovato un oggetto con un valore di 15. Cosa ci dice la nostra missione? Ci dice che questo oggetto non è importante che sia posizionato all'interno della nostra griglia, può anche essere nella nostra riserva. Cosa ci dice la nostra missione? Ci dice che se raggiungiamo questo obiettivo, come abbiamo appena fatto, andiamo a leggere il paragrafo 1597 nel libro dei segreti.
Sei felice che un oggetto così prezioso sia ora tuo. Puoi ottenere il destino 1604 per perseguire una vittoria epica attraverso la risoluzione dello stesso o provare un altro destino tra quelli che hai posizionato sulla plancia. Ogni giocatore guadagna un token skill random, ignora le azioni e le istruzioni della missione da adesso in avanti, oppure termina qui la partita in una vittoria. Sono comunque curiosissimo di scoprire anche questo destino, anche se ne abbiamo già 3 sulla nostra plancia. Direi che più frecce al nostro arco abbiamo, meglio è, anche perché io non voglio terminare qua la partita. Vorrei almeno ottenere anche, cercare di completare anche un destino, in modo tale da ottenere una vittoria epica, cosa che non ho mai fatto fino ad oggi, ma secondo me siamo sulla strada giusta. Andiamo a prendere il destino 1604 e scopriamo insieme che cosa ci chiede. Il destino 1604 ci richiede di essere in possesso di un incantesimo teletrasporto. Qualora noi riuscissimo a completare questo destino, leggiamo il paragrafo 1604 nel libro dei segreti. Quindi attualmente ci troviamo con 4 destini da poter risolvere. Il primo destino che avevamo trovato ci richiedeva di fare una triangolazione, di mandare un segnale da 3 torri differenti, e noi non ne abbiamo incontrata neanche una fino adesso, quindi si potrebbe dilungare parecchio la partita cercando di risolvere questo destino. Il secondo è forse più abbordabile, anzi direi decisamente più abbordabile, ci chiede di cercare di riparare, l'abbiamo fatto, i resti di un'astronave e di rifinirla, di aggiustarla fin tanto che diventi un'astronave completamente funzionante. Il destino invece, il terzo destino che l'abbiamo guadagnato nel momento in cui abbiamo riempito la griglia con tutte le carte, è un destino che chiede ai giocatori al tavolo di posizionare un token su quella carta per avere un boost sul proprio personaggio, e quando si raggiungono i 6 token sulla carta completi il destino. Mi sembra un po' una scappatoia. Diciamo che se uno non vuole finire una missione in un fallimento, si trova in condizioni magari particolarmente gravi, oppure gli altri al tavolo per qualche oscuro motivo vogliono magari disfarsi di questo personaggio, possono completare il destino, possono comunque partecipare al completamento di questo destino per chiudere la partita. E l'ultimo che abbiamo trovato, appunto, che ci richiede di essere in possesso di un incantesimo teletrasporto. Diciamo che, ragazzi, tra questi 4 destini sicuramente il completare l'astronave è quello che noi abbiamo più a portata di mano e sul quale io mi vorrei concentrare. Per completare questo destino fondamentalmente ci manca l'ultimo passo, perché durante il corso della partita abbiamo trovato i resti di un'astronave distrutta, li abbiamo raccolti, li abbiamo riparati in un'astronave parzialmente funzionante. Ora, per ripristinare completamente l'astronave e completare il destino 1605, dobbiamo fare un'azione di tipo verde, un upgrade, lanciando 9 dadi. Ma noi possiamo spendere un token verde e lanciarne solo 8. Questo era rimasto un po' in bilico, lo rilanciamo
Vabbè, poco male, c'era un segno meno, è diventato una freccetta, ma non cambia assolutamente niente. Questi ce li andiamo a posizionare qua, questi tornano nella challenge dice pool, poi andiamo a posizionare un cuoricino sulla carta companion che gli fa guadagnare un boost, il morale sulla carta esperienza, e il cuore sulla carta armatura. Ed ecco che in questo modo siamo riusciti a fare l'upgrade alla nostra astonave. Andiamo a prendere il veicolo 1033 ed ecco che abbiamo a disposizione un veicolo perfettamente funzionante che ci dà anche la possibilità di aggiungere 6 carte nella nostra riserva e ci dà la possibilità di ignorare qualsiasi, diciamo così, effetto negativo che ci si presenta in un luogo sul quale noi entriamo per la prima volta. Riprendiamo in mano il destino 1605 ed ecco che abbiamo ripristinato i resti, li abbiamo aggiornati in un'astronave completamente funzionante e quindi andiamo a leggere il paragrafo 1605 nel libro dei segreti. Ci vogliono tempo, abilità, impegno e un pizzico di fortuna, anzi un bel po' di fortuna aggiungerei, ma la tua nave è di nuovo pronta a volare. Ti sposti in cielo per trovare i tuoi compagni di equipaggio prima di salpare per il tuo pianeta. Il gioco finisce e ottieni una vittoria epica se hai anche completato una missione. Altrimenti è impressionante che tu sia sopravvissuto abbastanza a lungo da controllare il tuo destino e la tua conoscenza del pianeta ti sarà sicuramente utile in futuro. Devo dire che questo piccolo paragrafetto, soprattutto l'ultima parte, dove ti dice che la conoscenza del pianeta ti sarà utile in futuro, è effettivamente, credo, quello che ci ha permesso di completare questa partita con successo, o meglio, le 7-8 partite che ho fatto fino ad oggi mi hanno aiutato a comprendere meglio lo svolgimento di questo incredibile gioco, mi hanno aiutato a fare dell'esperienza e a portarmi dietro qualche piccola indicazione che secondo me mi è tornata utile, come ad esempio cercare di equipaggiare il personaggio meglio, sfruttare molto alcune possibilità, come ad esempio il catturare il companion per avere dei bonus sul piazzamento dei dadi. Sono tutte piccole cose che si imparano partita dopo partita. Questa è la prima volta in assoluto che mi capita di concludere una partita completando sia la missione che il destino. E questo penso che sia il motivo per cui ci sono riuscito, oltre che molti lanci di dadi mi sono andati molto bene. Sono abbastanza sicuro di aver commesso qualche piccolo errorino, qualche piccola svista c'è stata, ma credo di non aver compiuto degli errori che abbiano compromesso lo svolgimento della partita fino alla fine. In ogni caso, se avete notato qualche errore, fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti. Scrivetemi anche se vi piacciono questo tipo di contenuti, vi è piaciuto questo gameplay, se ne voleste vedere degli altri. Io credo che li rifarò anche solo per dare una continuità a questo tipo di sfide mensili che la community propone, perché mi piace, mi diverte giocarlo. Sicuramente lo giocherò anche in 2, non so se verrà bene come formato da portare sul canale, ma lo proverò con mia figlia o con qualcun altro. Attualmente stiamo anche provando altri giochi che vi porteremo sul canale. Abbiamo tantissimi giochi che vogliamo provare e vogliamo portarvi, alcuni nuovi ma alcuni anche un po' datati,
E niente, per il momento io vi ringrazio per averci seguito, per aver visto questo gameplay. Ve lo ripeto, lasciatemi qualche commento che ci fa piacere, mettete un like, attivate la campanella se vi piacciono questi tipi di contenuti, e ci salutiamo qua e vi auguro una buona giornata. Vi invito a seguirci nei prossimi gameplay e buona esplorazione a tutti.